Sono tornato da New York per le vacanze di Natale e l'altro giorno mi sono diretto a Milano per recuperare la nuova Tesla Model X. Questo episodio è in collaborazione con ViscoZen, un servizio online per la gestione della partita IVA che vi offre una consulenza gratuita sia che l'abbiate già, sia se volete lanciare un progetto imprenditoriale. Potete prenotarla dal link in descrizione. La Model X è stata anche la prima auto che ho provato di Tesla qualche anno fa. Ora sono finalmente tornate qua da noi, quindi... Tra l'altro c'era anche una Model S incredibile che mi ha dato la possibilità di sbirciare all'interno. Lasciate un like se volete vedere un video anche sulla Model S. Questa è la nuova Model S Plaid, che è incredibile, cioè proprio a livello estetico è veramente spettacolare. E volevo dargli un'occhiata al volo, visto che era qua, mi hanno detto te la apro. Non posso prenderla al momento perché devono ancora immatricolarla, fare robe, però volevo dargli un'occhiata perché non sono mai stato in una Model S Plaid. Wow, che spettacolo! A parte che non ho neanche mai provato lo yoke, che ora proveremo sulla Model X. Io amo gli interni bianchi, c'è poco da fare. Poi voi direte, ma si sporcano? A parte che non si sporcano, non è così vero. Questi sono di un materiale incredibile, ma conta l'estetica. Che spettacolo! Ma ora dedichiamoci alla mia Model X. Ok, sono ufficialmente per la prima volta a guidare questa Model X con lo yoke, il nuovo volante quindi, e soprattutto il fatto che non c'è niente, non ci sono le marce, non c'è nulla, non hai nulla di fisico. Hai dei tasti capacitivi per le freccette, le luci, il clacson, il microfono, i tergicristallo. Da questi due tasti invece puoi regolare l'infotainment a sinistra, mentre a destra tutto quello che riguarda l'autopilot. La cosa fichissima che si nota subito è ovviamente il fatto che si può vedere benissimo tutta la parte di schermo con la velocità e tutte le informazioni sulla navigazione, sull'autopilot, proprio perché non c'è la parte alta del volante. Numero 2, tieni le mani alle 9:15, quindi nella posizione corretta di guida quando effettivamente guidi, e quando riposi le mani e sei in autopilot hai comunque un buon grip sul volante e puoi riposarti un pochino più facilmente che con gli altri volanti che sono invece storti. Questo non è nulla, non è un clacson, il clacson è qua. Non lo so, mi conoscete ormai, a me piacciono un sacco le novità, le cose diverse, e su questo Tesla l'ha fatto di nuovo, nel senso che si è detta questo volante funziona meglio, e tutte le persone che l'hanno usato, tutti i video che ho visto, tutti quelli che me ne hanno parlato, alla fine mi hanno detto sì, ci va un attimino abituarsi, magari un giorno, e poi sei tranquillo. Quindi vediamo, è la prima volta che guido così. Giuro che adesso parto, ma qualcuno di voi si starà chiedendo, e le marce dove sono? Cioè, non c'è niente, non ci sono niente. Come inserisci le marce? Sostanzialmente premi il freno e in automatico sceglie dove andare. Si è reso conto che è un parcheggio e quindi mi fa andare prima un pochino indietro e poi probabilmente in avanti. Premi per fare retromarcia. Ok, proviamo. Ok, ho rimesso il piede sul freno e ora qua posso scegliere di andare avanti e di guidare effettivamente. Quindi giro lo yoke e mi sposto. In realtà è strano, adesso col volante in questo modo fa effettivamente un po' strano. Fatemi mettere qua. Anche questa cosa delle marce, del movimento, tecnicamente, ora io mi fermo qua in questa zona. Posso toccare per andare in park. Se avessi aperto la porta e me ne fossi andato, l'avrebbe messa in park in automatico. Lo yoke devo dire che è strano, proprio per una questione di memoria muscolare. Automaticamente ha capito che devo andare avanti, quindi andiamo avanti. Ah, ok, è strano. È proprio strano effettivamente, però è bello, mi piace. Sono poi diretto qua su, in mezzo al nulla, dove sono nato, per testarla bene e godermela per qualche giorno. Quest'auto è l'auto più grossa e potente che Tesla realizza. La Model S invece è la più potente in assoluto, ma è più piccola di base rispetto a questa, ed è veramente un'astronave. E nonostante sia così grossa, fa da 0 a 100 in 2 secondi e 6 e arriva a 200 all'ora nel giro di tipo 7 secondi. E poi appunto la modalità drag strip. Una volta che hai un punto di strada vuota ed è tutto pronto, tieni premuto il freno, premi tutto l'acceleratore quando sei nella giusta modalità, dopodiché quando sei pronto, che ti dà l'ok, tieni comunque l'acceleratore e rilasci il freno e lei dovrebbe... Questa è la modalità in cui fa da 0 a 100 in 2 secondi e 6. È targata Olanda perché è un modello non proprio di pre-produzione, ma non ancora definitivo, ed è la nuova Model X, non come quella che avevo provato tempo fa. Infatti ho parlato con uno degli ingegneri di Tesla quando mi hanno consegnato la macchina, che mi ha detto dimenticati tutto quello che sai della Model X, questa è un'altra macchina completamente. E guidandola effettivamente ieri me ne sono già reso conto. A livello estetico esteriore non cambia così tanto, nel senso che abbiamo qua davanti tutta la questione del filtro APAC, quindi tutta l'aria che entra
all'interno dell'auto viene normalmente filtrata, ma quando attivate la funzione biohazard elimina il 99,9% di tutto quello che può essere tossico all'esterno, tanto che può resistere anche. Se l'aria fosse irrespirabile all'esterno dell'auto, all'interno potresti sopravvivere. Che è una figata, non si sa mai di questi tempi. Hanno cambiato il muso rispetto all'altra Model X, è molto più bello, più delicato, più bagagliaio che si apre in automatico, un sacco di spazio, anche se questo modello con i 6 posti, questi possono andare semplicemente giù e hai il tuo bagagliaio. Chiaro che se ci vuoi dormire dentro è un pochino più incasinata la situazione, devo dire, nel senso che non ci stai dritto come sulle altre macchine. Tutte le porte di questa macchina hanno un'apertura automatica, tranne il bagagliaio. Questo bagagliaio, però anche qua ce n'è di spazio, quindi quello non manca. Però sì, va ancora chiuso a mano. Tra le altre cose che ho fatto in questo periodo ne ho approfittato e sono venuto a Verona ad aprire la mia SRL. Ebbene sì, è arrivato quel momento. Mi sto dirigendo dal notaio. Fino ad ora però ho lavorato con partita IVA. E se anche voi ce l'avete oppure volete iniziare o avete l'intenzione di aprirla, vi consiglio FiscoZen. FiscoZen mette a disposizione un commercialista dedicato e specializzato in particolare nella vostra professione, che puoi contattare via chat, via email o via telefono per qualsiasi necessità. E il tutto è gestibile anche tramite app, utile per gestire la fatturazione elettronica, calcolare le tasse in tempo reale ed effettuare la dichiarazione dei redditi. Questo semplicemente inserendo i documenti che servono per poi lasciare che siano loro a occuparsi di tutto quanto. Quindi sia che tu ce l'abbia o che abbia intenzione invece di aprirla, e in questo caso l'apertura sarebbe gratuita, loro vi aiuteranno. Voglio dire, quando avviate un'attività l'obiettivo è concentrarsi sull'attività stessa e non su tutte le robe burocratiche di gestione, che altrimenti rischiano di rubarvi tantissimo tempo. E con FiscoZen potete stare tranquilli e dedicarvi alla parte che veramente amate. Trovate il link in descrizione per prenotare la consulenza gratuita e grazie al mio codice avrete inoltre 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Nel caso decidiate di farlo, fatemi sapere poi come vanno le cose, che sono curioso. Io ora vado dal notaio. Ovviamente ormai fanno tutte le finiture nero lucido e come vedete ha tutte le camere in diversi punti dell'auto. Eccone un'altra. Questo perché hanno smesso di mettere i sensori per quanto riguarda la guida. Fa una mappatura a 360 gradi perché ha camere ovunque e si rende conto di quello che sta succedendo solo attraverso le camere. In questo modo la macchina vede, interpreta, capisce e agisce di conseguenza. Che poi effettivamente è quello che voleva Elon. Ok, vediamo, ci sono anche dei lavori in corso, quindi non facile. Vediamo se effettivamente prenderà l'uscita. Sono pronto a prendere il controllo nel caso. Sì. Ok. Ok. Ha preso l'uscita. Molto bene. Oh, aia. Qua è ancora facile. Direi che fa tutto. Ma poi quando arriva al casello cosa succede? Ah, direttamente in questo. Ma si ferma. Ah, ho schiacciato io il pedale. Ups. Qua c'è la zona per la ricarica, è diversa ma è comunque la stessa macchina, quindi se ti avvicini per salire, in automatico lei ti apre la porta e puoi salire sull'auto. Una volta che sali, premi il freno e in automatico chiude la porta. La versione precedente aveva ancora lo schermo verticale, ora è orizzontale, è bello grosso ed è anche orientabile in base a chi lo sta usando, chi sta guardando. Ora, la questione dello yoke è un po' strano da usare, ma io onestamente mi sono abituato molto in fretta. Anche la questione delle frecce, dei tasti solo qua, cioè, non fisici, ma hanno comunque il feedback, quindi senti una vibrazione come fosse un click, esattamente come per iPhone, che onestamente devi ovviamente dare pressione, non basta, se solo sfiori non parte niente, altrimenti sarebbe un casino. Certo, forse fossero in rilievo li potresti sentire un po' meglio, potrebbe essere fico, ma onestamente anche così no, non vedo particolari problemi. La forma non mi disturba, quando devi fare un po' di manovre è un po' strano, ti ci devi abituare un pochino di più. Non è una macchina pensata per fare 1 miliardo di manovre questa però, anche perché vedi bene tutto, lo schermo, l'altro schermo. Tutta la questione della pressione ti permette di non avere l'usura dei tasti fisici. Dall'altro lato comunque mi mancano un po' i tasti fisici, soprattutto sull'apertura delle porte è un po' strano. Magari basta un feedback aptico un pochino più intenso, soprattutto sulle porte. Sul volante mi trovo molto bene. Qua ci sono tutto il vano, che è bello profondo, c'è un sacco di spazio. Per quanto riguarda le marce, come vi ho detto, premi il freno e poi puoi scegliere la marcia qua, altrimenti se premi qua compaiono effettivamente le marce. Questo però è da usare solo in caso di emergenza, se non dovesse rispondere il sistema o qualsiasi cosa. Non è pensato per usare le marce da questo punto dell'auto. C'è un po' il volante in mezzo, quindi ogni tanto però scorri verso l'alto, scorri verso il basso e di base funziona, quindi non c'è così tanto da preoccuparsi secondo me. Anche in condizioni in cui devi fare manovre eccetera, avere qua le marce è comodo, senza
ombra di dubbio, mi piace. Ora che è senza, ne sento tanto la mancanza? Non così tanto. Mi fa impazzire questa roba del dover toccare uno schermo per cambiare le marce? No, ma credo che potrei tranquillamente abituarmi e non avere assolutamente alcun problema a riguardo. E se hai un'emergenza, il clacson, questo non è un clacson, non funziona, cosa fai? A parte che puoi premere qua e suona, ma altrimenti fai questa cosa qua e in automatico parte il clacson d'emergenza. Quindi comunque hai tutto quello che serve. C'è un sacco di spazio, qua in mezzo ci può stare ancora un sedile, questa è una 6 posti, anche se questo è il modello Plaid e sulla Plaid questa è l'unica configurazione, non c'è la configurazione a 7 posti. Sulla versione long range, ad esempio, la puoi inserire. Comunque hai 2 sedili sul fondo che, spostati questi un pelo più avanti, io qua sono un po' stretto in realtà. Qua in mezzo hai 2 USB-C e la zona per tenere i bicchieri. Bocchette dell'aria che sono qua, che sono le uniche perché tutte le altre le hanno nascoste completamente, cioè tu non le vedi da nessuna parte, però senti l'aria, ti rinfrescano. Bellissimo. Qua davanti è interessante, nel senso che, vabbè, qua c'è tutta la... puoi aprirti le porte, si sta belli comodi, sembra meno spaziosa come altezza rispetto alla Model Y, ma semplicemente perché questa ha le porte ad ali e che quindi rendono il tutto un pochino più strano. Casse ovunque in tutta la macchina con una mega soundbar sulla parte frontale, l'audio infatti è incredibile, ma poi soprattutto si possono vedere finalmente i film anche mentre si guida, ovviamente solo nella parte sul retro. Però questo schermetto non è la versione definitiva, questa, come vi dicevo, è un modello non di pre-produzione ma comunque non definitivo. Ve lo faccio vedere sulla Model S che ho provato ieri al volo. Questa è la versione poi definitiva ed è bellissima. Puoi controllare le ventole, il riscaldamento. Quando scegli di guardare dei film, YouTube, qualsiasi cosa, davanti disattiva l'audio, le casse, così che qua dietro puoi guardarti i film e ascoltare senza dare fastidio a chi sta davanti, sostanzialmente. L'obiettivo di Elon con questa macchina è farti sentire un po' come fossi nel tuo salotto di casa, in totale tranquillità, senza dover effettivamente essere in macchina, cioè quella è la sensazione che vuole riportare. E posso dire che è veramente comodissima e tutta la parte di intrattenimento, di audio, è incredibile. Quindi direi che ci è riuscito. Poi nel momento in cui anche in Europa tutte le regolamentazioni sulla guida autonoma saranno un po' sistemate, è un po' un casino guidare ovunque in maniera autonoma, mentre in America è molto più facile. Se vi interessa, quando sarò poi negli Stati Uniti di nuovo, facciamo magari un video dove andiamo da un punto A a un punto B solo con l'autopilot. Potrebbe essere interessante, perché là effettivamente funziona, fa gli incroci, fa tutto. Mi spaventa un po' se devo dire, ma sarà interessante. Fatemi sapere con un commentino. Come sapete, mi piace vivere diverse avventure in giro per il mondo, ma mi sono detto, perché non organizzare un'avventura insieme in giro per il mondo? E gli amici di Sivola mi hanno scritto dicendomi, se vuoi organizzare qualcosa, noi ci siamo. Quindi sono qua per annunciare il mio primo ufficiale viaggio di gruppo in collaborazione con Sivola in direzione Giordania. È un po' un test questo viaggio, andrò a girare effettivamente dei contenuti, dei video laggiù e lo farò insieme a voi o a chi di voi insomma vorrà partecipare. Il viaggio sarà a maggio, tutti i dettagli li trovate col link in descrizione, i posti sono limitati, quindi se vi interessa vi consiglio di prenotare prima che il viaggio vada sold out. Non ho la più pallida idea di quale sarà l'adesione, non l'ho mai fatta una roba del genere, vi parlo molto onestamente, tranne i miei viaggi a Gardaland che erano andati molto bene, mi ero divertito un sacco. Quindi se volete venire a divertirvi con me in una delle mie avventure, vedere come faccio video, come mi organizzo, qual è il mio... insomma, farò video laggiù esattamente come faccio in giro per il mondo, ma con voi! Secondo me è un'idea fichissima. E poi chissà, tornando a noi, usciamo dall'astronave. Dai, è effettivamente un'astronave. Anche dall'app hanno aggiunto diverse cose, tipo la possibilità di fare delle scorregge. Se qualcuno si avvicina troppo alla vostra macchina, vi arriva una notifica e a quel punto potete parlare, guardare le videocamere che sono sempre attive o fare una scorreggia. Vi dico, secondo me funziona. Cioè se ti avvicini a una macchina e la stai guardando e senti una scorreggia, un po' ti spaventi e ti allontani, no? E questo rosso è bellissimo. Un'altra cosa che non sapevo è che ha ovviamente tutto il sistema di antifurto e allarme, no? Quindi se uno si avvicina e decide di tirare 2 calci, parte l'antifurto con anche la musica. Sì. Fa molto ridere. Questa macchina ha anche un sacco di funzioni stupidissime e alcune veramente molto utili. Alla fine ti devi anche divertire, no? Per prima cosa hai il megafono per parlare all'esterno della macchina. Se vuoi parlare con qualcuno lo puoi fare senza scendere dall'auto. Ma anche un sacco di clacson diversi. Le altre funzioni sono all'interno dell'auto. Spettacolo di luci
non facciamo troppo casino, puoi scegliere la canzone, usciamo dalla macchina e in automatico dovrebbe partire. LOL. Ma lo stile con cui lo fa. Siete in macchina con altra gente e volete farli scorreggiare? Verrà emessa dalla cassa giusta, nella zona giusta. Con questo potete comporre della musica. Il mio amico Edoardo Brugnoli, che ha lavorato con me alla mia canzone Icaro, che potete sentire col link in descrizione, ha fatto tutto un video su questo sistema, è una gran figata. Modalità romantica, per quando usate ad esempio la Camp Mod. Perché no? E poi ci sono alcune funzioni che cambiano il look della mappa effettiva. Questa ve la fa diventare Marte, quindi non vedete più niente se non Marte. Hanno anche attivato Steam, quindi potete giocare ai videogiochi in auto con la nuova scheda grafica, vi lascio il nome, ma comunque è più potente di una PlayStation 5 in quanto performance, che servono poi per gestire effettivamente tutta la macchina, ma il vantaggio è che adesso, oltre a gestire la macchina quando siete fermi, la stessa scheda grafica può essere utilizzata per giocare. E quindi è ancora in beta, ma c'è la versione di Steam, si può connettere un controller, inserire il vostro account e giocare ai vostri giochi preferiti. E ora qua c'è The Walking Dead, e tra l'altro il volume con le casse, con tutto l'impianto è incredibile. This is our lucky day. Yeah, this might actually go smooth. Disponibile solo Model X e Model S, perché sono quelle che hanno i nuovi processori più potenti. Tra l'altro trazione integrale 4x4, adesso sono sullo sterrato, nessun problema. In realtà quest'auto ha anche il noise cancelling attivo. Ci sono i doppi vetri, anche questo è un doppio vetro, sono tutti quanti doppi vetri, ma la figata è che ha dei microfoni esterni che appunto sentono i suoni e le vibrazioni che vengono emesse all'esterno dell'auto e emettono delle controfrequenze direttamente da questa zona, dai sedili, creando una sorta di bolla intorno alla tua testa che elimina buona parte dei rumori esterni. Questa è veramente una gran figata. Vale per questo sedile e quell'altro dell'altro passeggero frontale, sul retro no, però è molto interessante e già di suo la macchina è super ben isolata, ma con questa funzione devo dire che effettivamente vengono eliminati un sacco degli altri rumori esterni. Sfrutta la tecnologia in maniera veramente ottimale. Infine, prezzo totale di questo modello, con la vernice rossa, i cerchioni, l'autopilot completo, di 162.629 euro, che effettivamente la rende la Tesla più costosa al momento. Ora per esempio per venire qua nel campo ho alzato tutto, infatti vedete che è bella alta adesso, poi lei è 4x4 quindi non ha problemi assolutamente, ma ora proviamo la funzione Summon, che quindi ti permette di spostare la macchina quando la vuoi chiamare a te fondamentalmente, magari uscire da un parcheggio molto stretto, non riesci a entrare perché non si aprono bene le porte, la chiami a te e poi entri. Semplicemente dall'app scegli Summon e poi ad esempio la sposti in avanti, lei si attiva, raddrizza le ruote, ok. Oh, finalmente non c'è nessuno all'interno e si muove. Ora io sono qua vicino, quindi non è che può andare troppo lontano, È inquietante vederla muovere senza di me, devo ammetterlo. Fai manovra e se lasci lei si stoppa. Sto letteralmente guidando in un campo.